Lo spritz, tra storia e leggenda. Storicamente, lo spritz nasce in Veneto, agli inizi dell'Ottocento, dopo il passaggio della Serenissima Repubblica sotto il controllo dell'impero austro-ungarico. All'epoca i vini nostrani erano troppo forti per i delicati palati austriaci, così, al grido di Spritzen, letteralmente spruzzare, i soldati asburgici domandavano agli osti di aggiungere dell'acqua, generalmente frizzante, al loro bicchiere di vino. Secondo la tradizione, è solo nei primi anni del Novecento che raggiunge la forma attuale attraverso l'aggiunta di un bitter, come ad esempio Select, Aperol o Campari. Tuttavia, altre fonti storiche vogliono far risalire questa aggiunta al 48 veneziano, per intenderci quando i veneziani insorsero nominando Daniele Manin doge di Venezia e dichiarando risorta la Serenissima Repubblica, dandogli quindi una connotazione più politica, la colorazione di una bevanda tipicamente austriaca di rosso, come il sangue dei patrioti caduti per l'indipendenza. Ad ogni modo, ben presto sorsero diverse varianti in tutto il territorio. A Venezia era fatto con il Select, una produzione tipica locale, oggi orgogliosa tradizione, e con il vino bianco fermo. A Padova, invece, si usava l'Aperol, che divenne presto famoso in tutto il mondo, con il vino bianco frizzante. A Treviso, dove si usavano indifferentemente Campari, Aperol o Select, ma sempre su una base di Prosecco, o a Brescia, dove si usava il Campari con il vino bianco fermo. Per non dimenticarci del Friuli Venezia Giulia, dove, ancora oggi, se ordinate uno spritz, vi portano del vino bianco, generalmente frizzante, con aggiunta d'acqua frizzante. Inoltre, bisogna considerare che a seconda della collocazione geografica, lo spritz viene preparato secondo diverse modalità e con diversi dosaggi. A Padova si parte versando il bitter, mentre a Venezia, Treviso e Verona la base è sempre di Prosecco. Inoltre, a Verona è il risultato di 1/3 di vino bianco frizzante, 1/3 di bitter e 1/3 d'acqua frizzante, mentre a Venezia e Treviso il dosaggio è 3 parti di Prosecco, 2 di bitter e una spruzzata d'acqua frizzante. Nonostante le mille diversità, c'è un dettaglio che accomuna tutte le città: la guarnizione. Una fetta d'arancia con lo spritz all'Aperol e una fetta di limone con lo spritz al Campari o al Select. Ad essere sinceri, comunque, bisogna ricordare che a Venezia è di rigore anche l'oliva, verde e col nocciolo. Infine, bisogna sapere che col tempo sono nate ulteriori varianti. In primis, il cosiddetto spritz misto, dove il dosaggio di bitter è diviso equamente tra Campari e Aperol o anche Campari e Cynar nella versione più moderna, oppure direttamente lo spritz al Cynar, al posto che al Campari. Se invece siete ansiosi di mettere alla prova le vostre capacità e volete cimentarvi nella costruzione di uno spritz, eccovi servita la ricetta perfetta. Cominciate riempiendo un bicchiere di ghiaccio. Versate poi 3 parti di prosecco, circa metà bicchiere. Proseguite versando 2 parti di bitter. A seconda dei gusti potete scegliere tra Aperol, Campari, Select o Cynar, senza dimenticare anche le varianti miste. Finite con una parte d'acqua frizzante e guarnite con arancia o limone a seconda del bitter utilizzato. Se volete essere precisi, chiudete con un'oliva verde intera infilzata da un bastoncino di bambù, tipo quello degli spiedini.